Eccoci, ecco siamo live. Buonasera a tutte e a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con Endurance e dintorni. Questa sera mi trovate all'interno dello showroom Pariani, nella loro boutique. Speriamo che non chiamino i carabinieri, l'allarme ancora non è suonato, per cui sono ancora abbastanza tranquillo. Ovviamente, come al solito, parlo lentamente per dare la possibilità a tutti di collegarsi. E Davide, a questo punto, Davide in regia, puoi mandare la tua sigla, fantastica sigla, e poi direttamente con Caterina e Carlo Mutinelli, con i quali parleremo approfonditamente del brand italiano Pariani. Vai Davide. Eccoci nel nostro studio virtuale di Endurance e dintorni. Prima di iniziare a parlare approfonditamente dell'argomento di questa sera, do la parola a Caterina e a Carlo per il loro primo giro di saluti, a noi e al pubblico, e poi scendiamo nei particolari. A voi Caterina e Carlo, come state innanzitutto? Buonasera a tutti, grazie, noi stiamo bene, spero anche tutti gli altri, visto il momento un po' così Delicato. particolare. Noi siamo qua nel nostro laboratorio, ovviamente i ragazzi non ci sono perché ormai l'ora è un po' tarda e niente, adesso vi racconteremo un po' della nostra azienda, di che cosa facciamo, di cosa abbiamo fatto e di chi eravamo e di chi siamo. Buonasera a tutti, ho parlato solo me fino adesso, quindi saluto tutto il pubblico e niente, spero sia una puntata interessante un po' per tutti. Ma assolutamente Carlo e Caterina, poi con il brio di Caterina, dovete sapere che Caterina siamo molto amici, ci siamo conosciuti probabilmente, credo, negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, credo durante una fiera, mi sembra. Caterina, siamo diventati molto amici, persona che stimo tantissimo, sia per come persona che come imprenditrice, insomma. Periodo abbastanza complicato questo per il mondo del commercio, ma comunque con tanto sacrificio. Caterina e Carlo con il loro staff lavorano alacremente, mentre loro sono in laboratorio. Vi ripeto, io sono nel loro bellissimo showroom qui in via Capecelatro a Milano, dove potete ammirare qualcosa fatto a mano, qualcosa di un prodotto che sa, insomma, di vero made in Italy. Ecco, questo è il nostro argomento. Allora, iniziamo da Carlo. Carlo, raccontaci un po', più di un secolo di vita questo brand Pariani. Com'è nata? Insomma, facci un po' di storia. Ti faranno tutti la stessa domanda, ma vogliamo partire da qui, vogliamo partire dal Made in Italy e dalla passione. A te. La storia nasce praticamente nel 1903, quando il nostro prozio aveva un negozio in cui vendeva, oltre ad articoli di comune uso come guanti e quant'altro, aveva anche accessori per la monta inglese. Nello stesso periodo Caprilli stava sviluppando il suo metodo di monta innovativo per il salto ostacoli e ha avuto l'idea di creare una sella che assecondasse questo stile di monta, perché all'epoca le selle erano completamente diverse e non potevano permettere questa evoluzione. E da lì ha cercato subito la collaborazione con Caprilli, che si è dimostrato disponibile. Carlo, posso chiederti di alzare un pochettino la voce o di avvicinarti, perché si sente basso? Scandisci bene, alza il tono di voce, vai. Altrimenti fai parlare Caterina, perché è un usignolo. Ha avuto più quell'altro della mia. Vai. E niente, ha avuto, Caprilli è stato ben felice di avere qualcuno che seguisse le sue indicazioni, e da lì è nata fondamentalmente la sella moderna, che permetteva al cavaliere di assecondare i movimenti del cavallo, avendo una posizione più consona con le esigenze. E da lì è stato subito un successo mondiale,
perché innovativa aveva dei benefici immediati sia nella competizione sia sul benessere del cavallo, e quindi diciamo che si è allargato subito il mercato. Oltre a questo, diciamo che un'altra cosa molto importante è stata il discorso di avere un telaio che permettesse al cavaliere di non gravare con il proprio peso sulle reni, sulla schiena, sulla muscolatura del cavallo, ma essendo un telaio flessibile, fletteva e quindi ammortizzava il peso ammortizza tuttora, perché il concetto è rimasto tuttora, dopo 118 anni, è rimasto tuttora in tutte le nostre selle. Ok, quindi diciamo che il focus sicuramente è iniziato come casomai possiamo vedere anche da una foto che abbiamo ritrovato negli archivi, che poi ci avevate spedito. Eccola qua, qui possiamo vedere Graziano Mancinelli, insomma, è nella disciplina del salto ostacoli, con ovviamente una delle vostre selle. Quindi il tutto è iniziato ovviamente con il salto ostacoli, probabilmente con l'ippica, poi mi dirai. E voi avete, diciamo, questa pelletteria, forse così la potrei chiamare, che vendeva guanti, quindi sempre a Milano, poi pian piano si è trasformata. Ma è vero che poi voi siete riusciti, una curiosità, a vendere anche Bill Clinton montava la vostra sella? No, Reagan. Ah, chiedo scusa, Reagan, perfetto. Ronald Reagan, quindi... Reagan, nonostante uno pensi che magari montasse all'americana, diciamo, western, invece montava con le nostre selle. Noi l'abbiamo scoperto perché su una pagina della Domenica del Corriere era venuta sulla prima pagina, proprio sulla copertina, c'era la foto sua con in mano la nostra sella. E da lì abbiamo chiamato abbiamo mandato una lettera, allora si mandavano ancora le lettere in America, sì, alla Casa Bianca. Incredibilmente dopo una ventina di giorni ci hanno mandato una lettera, una busta loro con dentro la foto originale. Poi dopo c'era la regina Elisabetta e ce ne sono che non mi ricordo neanche più, tante sono, guarda. Beh, comunque Celentano, sì, è una grandissima soddisfazione, insomma, vedere personaggi del genere montare un qualcosa fatto a mano dentro un piccolo laboratorio. Insomma, immagino che sia motivo veramente di orgoglio, insomma, sia da parte vostra e da parte di tutti gli italiani. Insomma, vostro padre ha passato praticamente tutta la sua vita a bordo campo, immagino, a seguire i cavalieri in tutta Italia. Abbiamo visto tantissime foto in bianco e nero. Una l'abbiamo pubblicata ultimamente mentre stava a Piazza di Siena con uno stand Pariani con la foto 1955, mi sembra, che è proprio i primi stand, insomma, che si facevano durante le gare. Veramente molto interessante. E poi abbiamo ritrovato questa di fotografia, infatti volevo farvi vedere. Guarda un po', guarda che roba. Poi vogliamo parlare di questa festa? E vogliamo parlare? No, non vogliamo parlarne. Qui, mamma mia, qua sarà gli anni, non so, l'82, l'83 sarà lì più o meno. Carlo era bimbo. No, siamo bellissimi. Sì, assolutamente, state molto bene. Quella ventina di chili. La vuoi rivedere, Caterina? Vuoi rivederla? No, la voglio vedere, per l'amor del cielo, guarda. Ma no, ma ma non è vero, tu sei bellissima, cioè ti vedo carinissima con questa giacca anni 60, quindi non è così. Allora, ecco qua, teniamo in caldo un attimino il nostro ospite che è già in stanza e la stiamo per fare entrare. Una testimonial per quanto riguarda l'endurance. Un attimino, tieni un attimino di pazienza solamente, non dico il nome per non svelarti. E a un certo punto avete detto, ok, strizziamo l'occhio anche al mondo dell'endurance, cioè essendo la seconda disciplina.
la seconda disciplina per numero di utenti e per gare, avete detto ok, proviamo a fare un salto. Fai una piccola introduzione su questo, Carlo o Caterina. Caterina si occupa più del commerciale, come avete capito dal suo carattere piperino, e dopodiché facciamo entrare questa testimonial che utilizza 1, 2, 3, 4, 5, ne ha prese parecchie di queste selle, e quindi ce ne parlerà lei. Parliamo di endurance. A te, Caterina o Carlo? Diciamo che è stato quasi una scommessa di mio papà, poi io ero già in azienda e l'ho seguito, che con dietro richiesta di Antonio Rosi, siccome lui conosceva la bontà delle caratteristiche del prodotto, dal telaio ai pellami e quant'altro, e l'Endurance, diciamo che era qua, non dico agli albori, ma comunque stava prendendo piede, ma era ancora una disciplina in cui non esisteva una sella dedicata, cioè era ai tempi, io mi ricordo, si stava dalla sella da dressage, da salto, addirittura la sella western. E Antonio chiese di fare una sella che avesse delle caratteristiche che aiutassero il cavaliere ad affrontare questa disciplina, che comunque è abbastanza stressante sia per il cavaliere ma soprattutto per il cavallo. E da lì, passo dopo passo, si è fatto un primo prototipo e poi ne segue un altro, si prima di qua, si aggiusta di là, e alla fine si arriva al prodotto definitivo. Ma è vero che un periodo è girata questa voce che questa sella da endurance nasce dall'arcione della sella da salto ostacoli. Assolutamente non è così, vero? Beh, cioè, allora, è una mezza verità, nel senso, nasce dall'arcione da salto ostacoli, perché all'inizio, non avendo idea di che cosa bisognasse andare a cambiare, si è adattato un arcione da salto ostacoli, certo, fondamentalmente spostando il portastafili all'indietro, usando il portastafili da dressage. Poi pian piano è stato sviluppato proprio l'arcione da dressage per dare un'altra da endurance, scusate, per dare proprio un'altra impostazione al cavaliere, una posizione più bilanciata, più centrata, in modo che lo aiutasse ad avere un assetto corretto di sé, che lo aiutasse a stare nella posizione corretta, a concentrarsi sulla gara, dover modificare e correggere sempre il proprio bilanciamento, e quindi essere più sicuro in sé, di non rischiare anche cadute o comunque fuoriuscite dalla sella, e quindi meno fatica, più controllo del cavallo e più controllo della situazione in generale. Ecco, c'è una cosa molto simpatica che ha detto in questo momento Emanuele Burioni, che ha scritto: è una grande sella da endurance, ma la prima cosa che si fa quando ti arriva è annusarla. Annusarla, capito? Perché stiamo parlando di pelle, ovviamente, mi sembra, di cuoio, non stiamo parlando di plastica. Comunque, non la faccio aspettare, poi commentiamo anche questa battuta di Emanuele. Ospite nostro è l'Amazzone lombarda, tesserata in Lombardia, Barbara Fedeli. Perché l'abbiamo chiamato Barbara Fedeli, alla quale intanto diamo il benvenuto, perché lei, insieme a tantissime altre amazzoni italiane, e non so perché tante amazzoni donne amano questa sella, ma tanto siete molto più voi che rispetto agli uomini. È una che insomma ne ha usate parecchie e continua a comprarle. Benvenuta intanto Barbara, come stai? Bene, grazie, bene, benissimo, grazie mille. Io continuo a usare le selle Pariani da quando le ho scoperte, Carlo lo sa benissimo, non le ho mai più lasciate. Infatti io le ho comprate con suo papà, quindi non diciamo quanti anni fa. Ho iniziato a prenderle con suo papà. Infatti poi ne ho prese altre perché sono state fatte delle leggere modifiche e quindi si sono un po' adattate nel tempo. Però io Quindi non insomma cambierò mai questa sella. hai anche contribuito, Barbara, tu hai anche contribuito anche in parte a dare dei consigli, in parte allo sviluppo, visto che insomma sono tanti anni che l'hai provata. Tu hai iniziato con quella con i Fender? No, io ho Sì. sempre montato con selle all'inglese, diciamo, perché arrivo dal salto ostacoli e quindi per me la monta comunque sia anche per andare a fare gare di endurance, ne parlavamo giusto l'altro giorno,
è comunque la monta classica, perché comunque ti dà l'assetto, ti dà la leggerezza in sella, e la sella Pariani ti permette tutto questo. Soprattutto una caratteristica positiva delle loro selle è che non rovina assolutamente i cavalli. Infatti la mia prima preoccupazione era che comunque le varie selle inglesi, adesso non sto qua a dire altre marche che non è il caso, il problema che avevo grosso era che mi rovinava le schiene dei cavalli, perché comunque non erano ben bilanciate sulla schiena, perché oltre a star bene noi deve star bene soprattutto il cavallo. E con la selle Pariani ho risolto questo problema con qualsiasi cavallo. Questa devo dire che è una cosa estremamente positiva. Questo perché distribuisce molto bene il peso del cavaliere e ti permette di avere un assetto che non infastidisce per nulla il cavallo. Ok, Barbara, tu hai provato entrambe, sia quella con i quartieri e quella senza quartieri. Hai avuto modo di provarle entrambe? E se sì, con quale... Io ho provato solo quella con i quartieri, senza quartieri non l'ho mai provata, no. Ok, quindi conferma quello che comunque ci è stato detto anche da altre parti, che quella con i quartieri dà proprio un assetto sicuramente più facile e più sicuro. Eccola, provo a metterla dietro di me, parliamo di questa. Perché sei proprio, la mia è simile, sei proprio inforcato nella sella, non so, penso sì. che abbia... Sì, bel ingabbiato, proprio una bella inforcatura e quindi comunque dà sicurezza. Certo, ovviamente per arrivare a questo è chiaro che tanto ti fanno dei complimenti, bellissima sella sia per il cavaliere che per il cavallo, continuano tanti complimenti a Caterina e Carlo. Benissimo, questa ci piaceva sentire direttamente la testimonianza dal vero da chi appunto ha montato in lungo e in largo in giro per il mondo. Ricordiamo che Barbara ha montato e ha finito anche gare importanti sui deserti. Qual è stata l'ultima esperienza, Barbara? Poi torniamo a Caterina e Carlo. Le ultime esperienze diciamo che non sono state proprio positive io con i cavalli, perché ho avuto una serie di problemi, poi col Covid ho avuto uno stop abbastanza rilevante, devo essere sincera. Però No, ho fatto tantissimi chilometri io con quella sella, ci ho fatto anche Florac e devo dire che è stata una bellissima esperienza. Ok, comunque mi riferivo alle gare che... Questa sella qua, perché l'ho portata anche in Spagna dal dottor Daneri che mi aveva chiesto di montare un cavallo e mi sono portata, però monto con la mia sella. Beh sì, certo, a volte è difficile quando si montano altri cavalli, utilizzare selle altrui è sempre difficile, quindi è meglio portare sempre con sé la sacca con la propria sella e il proprio olio, perché ricordiamo, qui si parla di cuoio, vero? No, comunque mi riferivo, Barbara, alle gare che tu comunque hai fatto e hai concluso anche sui deserti, gare difficili, gare alle quali già partire, già iscriversi, anzi già pensare di partire per farla già è una grande vittoria, insomma, perché l'endurance, ricordiamo, è una vittoria già di per sé, praticarlo, no? Essendo la disciplina più difficile. Ce ne sono tanti che stanno scrivendo una vera poltrona, addirittura Made in Italy. Nicolo Trotta dice che nel 2017 ha provato questa poltrona. E Caterina, e qua conveniva a questo punto invitare direttamente tutti quanti le persone che montano, perché sono molto più bravi a raccontare. Esatto, sì, perché per noi diventa magari un pochino più difficile raccontare andare come si va in sella, però sì, noi abbiamo tanti amici in effetti nell'endurance. Io mi sono trovata benissimo, è una disciplina che mi piace tantissimo, anche se non la pratico, però ho trovato tantissime persone veramente carinissime, è una cosa che mi piace molto, devo dire la verità, anche se poi vengo poche volte perché con l'attività diventa difficile. Non parliamo di quest'anno che è stato veramente orribile e quindi non ci siamo mai visti. Io posso aggiungere meno male che viene non tanto spesso, perché dovete sapere che ogni volta che Caterina viene a una gara, e adesso lo dico, a fine, durante la sera, di solito la sera dopo la gara, dice ok, andiamo a cena, ci penso io, prenoto io. E puntualmente, ovviamente, prenota, dovete sapere, al ristorante più caro, quindi più buono, è diverso il concetto, più caro. Se non è buono quello più caro, veramente lasciamo stare, andiamo direttamente e quindi noi ci siamo spesso trovati in queste situazioni
con lei, ricordo l'ultima volta c'era anche tanti amici, Oreste, Emanuele, mi ricordo, c'era Antonio Sardo, credo, eravamo a Valeggio sul Mincio, che tra l'altro approfittiamo alla gara di Coppini e di Albiero, approfittiamo di fare i complimenti al team di Garda, perché gli sono stati assegnati i WEG, i World Equestrian Game 2022, che si correranno a Isola della Scala, quindi rimane in Veneto, l'Italia sempre più sotto i riflettori. E Pariani, diciamolo da oggi, sarà lo sponsor, non lo so, non è vero, sto dicendo, l'ho buttata là. Selle per tutti, pioveranno selle per tutti. No, scherziamo, torniamo a cercare di dare una parvenza di serietà a questa trasmissione. In sovraimpressione io ho messo, se potete leggerlo in basso, adesso appena va via, eccolo qua, prova la sella 7 giorni, cioè chi vuole può da adesso chiedere, da ora per i prossimi 15 giorni, di provare una sella Pariani. Non ne abbiamo tantissime a disposizione da provare, ovviamente, quindi i primi che la chiederanno l'avranno, e chi l'ha provata e poi vorrà comprarla la potrà acquistare con il 25% di sconto, che non è poco, insomma. Quindi stiamo parlando comunque di selle importanti, di selle eleganti, di selle non usa e getta, che non prendo la sella e la butto nel fango. Posso anche farlo, però poi ci vorrà poi un po' di cura, ovviamente. E a proposito di questo, Carlo, parliamo di cuoio, di pelle, quindi tutto made in Italy. Questi prodotti voi vi approvvigionate in Italia, immagino. Sì, la sella è praticamente tutta realizzata in Italia con materiali tutti italiani, ad esclusione dei portastafili che sono fatti in Germania dalla Sprenger, che è un'azienda leader del settore. Se no tutti i materiali vengono realizzati in Italia, dal cuoio, la pelle, il feltro, le imbottiture, le gomme, il telaio, è fatto dal nostro operaio, in modo che può fare le modifiche a seconda del cavallo, delle esigenze del cavaliere. Possiamo fare, tra virgolette, qualsiasi cosa. Chiedevano quanto pesa. Pesa 5,5 kg. Il peso è 5,5 kg, eccolo qua, Giuseppe De Mattia lo chiedeva. A proposito, dimmi Barbara. Una cosa, siccome con queste stelle si fanno tantissimi chilometri, quindi in un anno, Carlo lo sa bene, io ogni anno normalmente le portavo la sella da risistemare, perché sono selle che comunque ti durano tantissimo negli anni. Infatti lui tutti gli anni dice: ma cosa fai con queste selle? Con tutti i chilometri fatti, comunque ogni anno me le ha sempre sistemate. Io ho ancora le mie selle, dalla prima che ho comprato fino all'ultima. Ok, grazie. Hanno anche il servizio di manutenzione, che devo dire che è fondamentale. Sì, assolutamente, come si usa moltissimo nel mondo del salto ostacoli, appunto, portare a fare la revisione. Quindi Carlo e Caterina ora lo sapete, quindi cerchiamo di farle che durino un po' meno, altrimenti non le vendiamo troppo. Va bene, scherzi a parte. I prodotti quando funzionano ovviamente hanno la loro durata. Quando il materiale ovviamente è buono, c'è possibilità di portarlo semplicemente in revisione sempre a Milano, nel nostro bellissimo laboratorio. Trovate tutte le informazioni, le trovate sul sito internet che vedete in basso, pariani.it, molto semplice. A proposito di peso, innanzitutto volevo sapere, è vero che state facendo qualcosa, perché ricordiamo che il peso nell'endurance sono 60 kg, peso dei cavalieri e delle amazzoni, senza distinzione di sesso. 60 kg per le gare Young Rider, categoria Young Rider, che poi diventano 70 e 75, nelle c'hai 2 stelle, c'è una stella, e la regina la 160, 75 kg. Quindi può succedere, lo dico per chi non è del settore oppure ancora ci si sta avvicinando adesso, non tutti possono gareggiare in gare FEI così liberamente, quindi devono raggiungere un certo peso che si deve spesso aggiungere alla sella, o con sottosella o con delle selle particolari. Voi avete selle particolari, le avete studiate, le avete già utilizzate, che possano ovviare a questo
problema, Caterina o Carlo? Scegliete voi. Io posso solo dire che ne abbiamo fatta una all'Anneli Ericsson, mi sembra 3-4 anni fa, utilizzando una gomma pesante che ci aveva fornito Emanuele, che lui utilizza normalmente sui suoi sottosella, che avevamo inserito all'interno del cuscino. Adesso una cosa che Carlo, come parlerà adesso, vi spiega cosa stiamo cercando di fare per il futuro. Sì, l'idea è di utilizzare la gomma che usa Emanuele Burioni nei suoi sottosella per realizzare le imbottiture sia dei quartieri che dell'asseggio, insomma, delle varie parti della sella. Poi dipende anche dal peso che una persona deve aggiungere, quindi se una sella deve essere molto pesante sarà tutta foderata, imbottita, diciamo, con questo materiale al fine di aumentare il peso, o a seconda dei chilogrammi che bisogna aggiungere sarà solo imbottita magari sul quartiere o sui quartieri, in modo da poter raggiungere il peso ideale o che serve al cavaliere per poter gareggiare. Ok, quindi praticamente voi fate la sella su misura, in buona sostanza, cioè volendo potete creare una sella su misura per ogni esigenza, laddove ve ne fossero, come in questo caso del peso, giusto? La sella è fatta completamente a mano, quindi è fatta alle mie spalle, vedete per esempio i cartamodelli, quindi si parte da un modello standard, tra virgolette, perché c'è sempre un modello da cui partire con una misura specifica o quant'altro, e poi da lì, se il cavaliere ha bisogno di qualsiasi cosa, dal seggio più, se gli piace essere un po' più enfocato, un po' più profondo, comunque un quartiere disegnato diversamente, un appoggio più o meno pronunciato, qualsiasi cosa, perché la sella viene tagliata a mano, quindi tagliarla in un modo, tagliarla nell'altro, noi, il tempo che impegniamo è sempre quello. Quindi quello che vogliamo dare è il servizio al cliente di poter realizzare la stella secondo le sue esigenze, non comprare un prodotto standardizzato che magari va bene a chi magari alla persona che l'ha sviluppato, ma poi non è nelle corde di chi poi dell'altra persona. Come diceva prima Barbara, o come chiedevi tu prima Barbara, nel senso, noi tentiamo sempre di sentire più campane possibili, nel senso che magari abbiamo l'imboccata dal cavaliere per sviluppare il prodotto, poi dopo si sentono anche tutte le altre persone, perché non siamo tutti uguali, ognuno ha le sue esigenze, e per creare un modello che possa andare bene a tutti bisogna vedere di raccogliere tutte queste informazioni e unirle in un prodotto che sia abbastanza omogeneo per tutti. E poi dopo ci sono le singole esigenze che vanno a creare la sella su misura. L'assetto migliore. E poi ricordo, devo farti una domanda particolare. Intanto, questa cosa, voi avete utilizzato, come tanti del vostro settore, il termografo per fare degli studi della pressione, varie pressioni sui vari punti della schiena del cavallo, che è fondamentale. Qua ne possiamo vedere un'immagine. Immagino che le zone rosse sono quelle dove c'è più affluenza di sangue, per cui dove c'è maggiore pressione, e da qui ovviamente trovare la miglior sella possibile. Come funziona? Ci vuoi fare un passaggio su questo, anche se forse è un discorso un po' più da veterinario? Vai, Carlo. Sì, no, certo. Era una nostra curiosità, come diceva anche Barbara prima, che tutti ci hanno sempre detto che la sella distribuisce perfettamente il peso del cavaliere, non indolenzisce la schiena del cavallo perché il telaio flette sia longitudinalmente che in senso laterale, quindi segue anche proprio il movimento della schiena del cavallo quando è al passo o al trotto. Era vedere effettivamente, adesso che c'era la tecnologia, se questa ripartizione dei pesi fosse veramente omogenea come ci veniva raccontato dai clienti o anche dai veterinari, che dicevano che comunque quando andavano a visitare i cavalli, montavano le nostre selle, la schiena dei cavalli era messa sempre, diciamo, un pochettino meglio di quella di altri, in alcuni casi con altre selle.
e facendo poi la termografia abbiamo visto che in effetti le zone rosse sono, cioè le zone con la maggiore punti di pressione o comunque sono sempre molto omogenee, la distribuzione è sempre abbastanza ottimale su tutta la superficie della sella e anche nei vari singoli punti. Questo è molto interessante, insomma, quando la tecnologia poi va a supporto di qualcosa che viene semplicemente detto. Ovviamente poi dipende molto dall'assetto del cavaliere, dalla bravura, di come sta in sella. E ovviamente ricordiamoci, Barbara, noi pratichiamo lo sport più difficile, la disciplina questa è più difficile, non per il gesto atletico, ma per l'essenza, la vera essenza del nome, endurance, quindi endurance, come vogliamo chiamarlo, resistenza. Per cui l'assetto è fondamentale per il discorso degli appoggi, sia all'inizio, a metà, a fine gara. Quindi raccontaci un po' come ti aiuta a tenere un buon assetto, oppure devi stare sulle staffe, devi stare attenta a tutti i movimenti del cavallo, eccetera. Dici qualche particolarità, qualche sensazione così. Aiuta tantissimo, soprattutto quando sei affaticato, perché io un grosso problema che avevo io è il dolore alle ginocchia dopo tanti chilometri, perché i problemi gravi anche al cavaliere avvengono soprattutto dopo i 100 km, come del resto anche per il cavallo. Più sei affaticato, questa sella ti aiuta proprio a stare in sella, devo dire la verità, perché ti mette in una posizione che ti permette, l'assetto che hai ti permette proprio di stare senza fatica nella sella. Non è una seduta, è comunque un assetto leggero, come dicevo, si può stare anche tranquillamente seduti, ma in endurance non possiamo pensare di rimanere seduti per 160 km e ti permette di tenere comunque una corretta posizione per tutta la durata della gara, e questa cosa la si vede soprattutto quando si è affaticati, perché all'inizio bene o male qualsiasi sella ti potrebbe andare bene, il problema è quando i chilometri diventano tanti, quando inizi a superare 100 km e i chilometri peggiori sono dai 120 in poi, quindi quando affronti le 3 stelle che inizi ad avere dei problemi alla fine. Certo, anche che l'endurance comincia dai 90 km in su, è questa la verità. Il vero endurance comincia appunto dai 90 in su, come vengono fuori i cavalli dopo quei chilometri. Grazie per la tua testimonianza, Barbara, sempre precisa e puntuale. E una domanda, probabilmente l'ultima, Carlo, a meno che non avete altro da dire. Intanto volevo ringraziare tanti amazzoni che utilizzano qui le selle, ne dirò 4-5 giusto per ringraziarle. All'inizio c'è stata Chiara Rosi, c'è stato Anneli Eriksson della Svezia, svedese, Valentina Galli, Federica Fulcini, ultimamente anche il dottor Fantoni ha dichiarato apertamente e pubblicamente in trasmissione che utilizza molto felicemente le vostre selle Pariani, che si possono anche personalizzare. Quindi se io nella mia scuderia ho dei colori particolari posso tranquillamente farlo, non avete nessun problema a farlo, questo, vero Carlo o Caterina? No, non ci sono, abbiamo tipo 15 o 16 colori. Allora, la base della sella rimane sempre o nera o, ecco, ve la faccio vedere, o nera o marrone, la base della sella, perché è una pelle particolare e non si possono utilizzare altri colori perché bisognerebbe farne quantità molto alte. Si può personalizzare in molti, diciamo, particolari, che sono l'orlo anteriore, l'orlo posteriore, il nervetto, il passante degli staffili, e poi si possono fare tutte le cuciture colorate. Ovviamente, vabbè, questa è fatta con un colore solo, l'arancione, ma come avete potuto vedere nelle foto anche della sella italiana, con i colori italiani, noi possiamo fare anche il bordo anteriore o posteriore in 3 colori, possiamo fare le cuciture in colori diversi, completamente a richiesta. Anche dettagli singoli, possiamo farne soltanto il posteriore, soltanto l'anteriore, come si preferisce, anche perché ogni sella viene proprio creata dall'inizio alla fine, tutta a mano e tutta su ordinazione dei clienti.
anche se l'appoggio è troppo, non so, troppo gonfio, chiamiamolo così, troppo importante, si può modificare. Ecco, Perfetto. è una cosa custom made, come si suol dire in inglese. Bene, mai come in questo periodo potrebbe essere interessante, perché tra l'altro andiamo verso un anno importante con il campionato del mondo proprio qui a casa, a San Rossore, quindi tante squadre che arriveranno. Ricordiamo che questa trasmissione un attimino solamente una digressione in inglese. For all those people that follow us, I would like to inform that in a week we will publish again this show, but in English with subtitles in English. So all the people would like to see, we will send a link and we will advertise this news on our social media channel. That's it. Detto questo, metteremo appunto questi sottotitoli così tutti potranno seguire, perché possiamo avere i colori della nostra squadra, del nostro paese, il nostro stato, della nostra regione, rione, del nostro condominio. Anzi, Luca, ti posso dire anche un'altra cosa. Noi abbiamo la possibilità, abbiamo la possibilità di ricamare sulla pelle, in questo pezzo posteriore, anche o la bandiera o il nome o il logo della scuderia o ecco, Fantastico. Adesso vi faccio vedere, abbiamo per il Giappone, ma non sono da endurance, sono da salto ovviamente. Per il Giappone abbiamo avuto un ordine con la scritta Pariani, però l'abbiamo fatto anche per gli Emirati o l'Arabia Saudita, e ci hanno chiesto appunto abbiamo fatto l'esercito, abbiamo fatto il nome dell'esercito, e ecco questo, si può è ricamato sulla pelle. Molto bello, molto bello. Proprio la classica targa posteriore con... È fissa. Bene, fantastico. Va benissimo. Allora, ragazzi, se c'è qualcos'altro che volete aggiungere, ora facciamo un giro per farci gli auguri di Natale, visto che insomma siamo agli sgoccioli, sperando che questa situazione possa finire presto e ci possa far riabbracciare realmente tutti quanti. Quindi facciamo il giro. Barbara, grazie di essere stata con noi, gentilissima. E a te il microfono, così ci dici tutto quello che vuoi, saluta chi vuoi, approfitta, fai quello che vuoi. Hai qualche secondo a disposizione e poi passiamo con Caterina, vai. Però auguri a tutti quanti, spero veramente che questa situazione migliori, perché le feste sembra che dobbiamo passare da soli purtroppo, quindi ci troveremo tutti virtualmente. Auguri ancora e grazie. Grazie a te, grazie mille Barbara per aver accettato il nostro invito, sempre gentilissima. Caterina e Carlo, a voi per la chiusura, se volete aggiungere altro, ma credo che insomma la classe, la qualità è venuta fuori anche semplicemente con 35 minuti. Si sente quasi l'odore di cuoio nell'aria, se ci fate caso. Io volevo ringraziare intanto Barbara per aver partecipato e per aver speso delle belle parole, e volevo salutare tutti i ragazzi, tutti gli atleti che conosco, e un bocca al lupo comunque a tutti che conosco e che non conosco, e ti ringrazio Luca per la trasmissione, perché è sempre molto carina, e basta. Grazie. Cosa devo dire? Speriamo di vederci presto l'anno prossimo. Assolutamente. Carlo? Spero sia stata una trasmissione interessante, che abbia aperto un po' di luce sul Made in Italy, e che faccia conoscere il prodotto per quello che è di alta gamma, ma soprattutto di grande aiuto per il cavallo e per il cavaliere. Poi chi vuole altre informazioni noi siamo qua tranquillamente, e siamo ben lieti di darvi. Sì, possono scrivere tutti in messaggio privato a noi oppure direttamente a voi, non c'è assolutamente nessun problema. Carlo, però ti vogliamo un pochino più presente nel mondo dell'endurance. So che tu sei sempre in viaggio tra Germania e almeno l'anno 2 anni fa, perché quest'anno è andata come è andata. Ti vogliamo un pochino più presente nella nostra disciplina. Non ci lasciare sempre. Non ci lasciare sempre solamente con Caterina, per favore.
almeno andremo a mangiare una pizzetta al taglio da qualche parte. Va bene, sapete che noi piace anche dare... Come? Ma perché non ti piacevano i miei tortellini che dove ti ho portato a mangiare? Cioè, voglio dire, ti ho portato nei posti più... e a bere soprattutto anche. Assolutamente, sai che noi amiamo dare un taglio anche simpatico alla nostra trasmissione, ci piace ridere, ci piace scherzare, perché questo mondo già è troppo triste, ragazzi, quindi cerchiamo noi di godercelo il più possibile, anche grazie al nostro sport, alla nostra passione, alla nostra pazzia, che si chiama endurance. Allora, tutti quanti con le braccia in alto, salutiamoci, tanti auguri, buon Natale e ci sentiamo presto. Io manderei l'appuntamento per chi vuole lunedì sera con Ahmed Al-Hammadi, un giudice internazionale degli Emirati Arabi, che sarà mio ospite lunedì sera, sempre intorno alle 20:30, poi ve lo diremo meglio perché lui è a Dubai, c'è il fuso orario, vedremo, comunque lo comunicheremo. Grazie ancora, tanti auguri Davide, vai con la sigla. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ciao.